Benvenuti sul canale, con me il solito rompiscatole di Moreno, però come diciamo spesso, come ho detto spesso, lo ripeto stasera, è più voluto dalle donne, quindi meno male. Bisogna portarselo dietro perché fa bella figura, insomma. Beh, a parte questa cosa qui, anche stasera non si scherza, si torna in un posto, però mentre mi preparavo per uscire non ho detto esplicitamente torniamo per cercare Desmond Jones, torniamo per capire perché vogliamo tornare in continuazione. Questa è, se volete, una lettura un po' poetica di quello che andremo a fare, però secondo me ha tutto il suo perché. Quel posto ci ha lasciato sempre qualcosa, e anche stasera, cambiando squadra, perché allora non c'era Moreno, devo capire perché torniamo. Quindi non torniamo per Desmond Jones, ma torniamo per capire perché torniamo. È un po' un imbroglio di parole. Che dici? Io ero già stato lì da solo, soprattutto perché Corrado, grazie all'altro, diciamo, nostro amico che adesso non fa più Ghost Hunter, ho conosciuto Corrado attraverso lui e io ero andato là da solo, dopo avevo trovato anche dei riscontri. Sì. E quindi insomma noi non andremo a fare proprio domande specifiche circa questa storia, che se volete recuperate in precedenza, abbiamo diversi video, ma andiamo veramente a capire. Questo Moreno non lo sa, è un pensiero che mi è venuto in mente poco prima di uscire e andare verso casa sua, però è proprio un pensiero che mi balena da stamattina. Io non vado per lui, vado per capire perché vogliamo tornare in continuazione, sia io che Moreno. Ok ragazzi, allora siamo entrati al campo 146, devo dire, e se qualcuno si ricorda della vecchia indagine, che qui è peggiorato tantissimo tutto a livello proprio di struttura, e poi pare che siano venute anche persone, al di là dell'aver trovato gomme insomma, di trattori che probabilmente l'hanno preso per una discarica questo posto, ma al di là di questo, ma c'è anche parecchia, non mi viene il termine, spazzatura, ecco, c'è tanta spazzatura, e sto posto qua. Allora faccio un piccolo recap, non tanto dell'indagine che ho fatto con il precedente team e con Lara, ma io faccio sempre riferimento anche a un'indagine di cui ho fatto anche un secondo video di spiegazioni, questo l'anno scorso. Io qui venni da solo un'estate, anzi una primavera, e
in pieno giorno, con i cani che passavano qua dietro, nella campagna, chi faceva jogging, insomma, in una situazione assolutamente piacevole e tranquilla. Però lì è forse stata la volta in cui ho avuto più paura da quando faccio questo nella mia vita. E perché non lo so, non aveva brillato il K2, non era successo assolutamente niente, però lì avevo il terrore di entrare in questo posto. E tutte le volte che entro, e l'ho detto a Moreno a telecamere spente, ho la sensazione del brivido, no? Non tanto della paura quanto del brivido, forse conscio del fatto che qui sono successe cose indicibili, per cui, e forse anche conscio del fatto che Desmond Jones è venuto qui all'alba dei suoi 91 anni, su per giù, per rivedere i posti dove era stato prigioniero dopo essere scappato 2 volte a Liverpool dalla sua amata. Per cui insomma una serie di cenni storici e non solo che mi hanno fatto allora venire i brividi e oggi pure, insomma. Adesso faccio dire anche a Moreno quello che aveva provato, perché lui era già venuto qua in autonomia. Ciao ragazzi, questo è uno dei posti che sono venuto da solo, per casa ho dei video e anch'io ero entrato dentro, qua mi aveva fatto venire un po' di brividi e mi sembrava di aver catturato un orbs, anche qualcosa che parlava un EVP, però sai, siamo qua apposta adesso per vedere se riscontriamo le stesse Esatto, cose. considerate ragazzi, diciamolo Moreno perché è importante, che c'è un vento dall'accidente stasera. Sì, stasera sì. Per cui non è da escludere che molto di quello che si senta sono le foglie fuori e I rumori sì. i rumori sarà Però se difficile dovessimo sentire distinguere. qualche EVP di solito, Ah no, certo, di solito assolutamente. quando c'è quel tempo qua si manifestano di più. Quello assolutamente sì. Allora adesso direi di spostarci magari nel centro. Ah, una cosa volevo dire importante, vedete questo muro? Ecco, questo muro quando venni qui con l'allora collaboratore che risponde al nome di Bonazza, lui era qui, esattamente qui, o io, non mi ricordo chi dei due era di spalla a questo muro, e un sasso aveva fatto questo movimento qui e non si sa bene da dove fosse provenuto questo sasso, perché eravamo io e lui, per cui nessuno poteva lanciarlo e c'erano condizioni ambientali assolutamente normali, per cui non poteva staccarsi da nessuna parte e non c'era gente che ce l'ha lanciato. Quindi questo è uno dei tanti misteri del campo 146. Va bene, detto questo cominciamo, se no ci perdiamo troppo in chiacchiere. Allora, come al solito abbiamo il K2, abbiamo portato anche il REM pod. Se vuoi già accendere il K2 Moreno. Allora ragazzi, qua come vi dicevo la struttura è assolutamente pericolante, guardate il tetto, c'è il tetto, non solo il tetto, anche il muro è venuto giù e si può vedere al di fuori. Scusate il vento ragazzi, ma è terribile stasera, mi auguro che le riprese, cioè non le riprese, che l'audio del video sia convincente. Ecco, io direi E lampeggia. già lampeggia. Ah, perfetto. Telefoni Lo sospenti? stesso punto che quando avevo il mio. Telefono l'hai spento? Sì. Sì. Ok, perfetto. No, perché a volte si dimentica acceso. C'è qualcuno? Sì. C'è qualcuno qui ha già brillato un'altra volta? Ok. Sempre nella stessa stanza. Ok, quindi qualcuno è qui con noi? Se sì, può fare ancora brillare lo strumento che ha in mano il mio amico Moreno. Io mi chiamo Corrado, lui si chiama Moreno, entrambi siamo stati qui tanto tempo fa, ma ci è rimasta nel cuore questa storia.
Non mi viene da chiedere se chi ci sta in qualche modo parlando è Desmond Jones, non mi va di dirlo perché, però Non credo, insomma, perché se lui era tornato... verrebbe Poi, automatico chiederlo. Però secondo qua ci me hanno c'era lasciato... qualcun altro. Era un campo di prigionia, ragazzi, quindi non c'era solo Desmond Jones, ovviamente. Allora, noi siamo tornati per capire il motivo per il quale ogni qualvolta veniamo qui abbiamo il desiderio di tornarci. Vogliamo capire perché noi facciamo questo abitualmente, andiamo a cercare anime che sono dimenticate, che sono presenti ancora nei luoghi dove hanno vissuto, però qui c'è un particolare pathos in questo posto, per cui vogliamo capire il perché di questa cosa. Forse perché non abbiamo vissuto la guerra e quindi in qualche modo vogliamo capire cosa hanno fatto i nostri padri? Può essere questo il motivo? Puoi fare un rumore, puoi spostare qualcosa, qui ci sono tante cose rotte in questo posto. Puoi spostare qualcosa, far muovere un sasso, un calcinaccio, oppure far brillare lo strumento che è in mano Moreno. Hai sentito? Sì. Sono arrivato dalle mie spalle. Sì, proprio da là. Ho sentito un mugugno, appena appena. Ci stai parlando? Eh? È una sensazione strana? Cioè? Cosa senti? Qualcosa, sai, come dire, non lo so, qualcosa di non ha dare un senso di ansia. È quello che è capitato a me svariate volte. Io quando vengo qua, ragazzi, non è paura, assolutamente non è paura, è proprio ansia. Come se deve succedere qualcosa, che poi non succede spesso, però allora io direi di fare una cosa, proviamo a mettere anche il REM pod. Sei qua, sai, sì. Guarda, guarda. Sei qua, vorresti raccontarci qualcosa? Qualcuno è qui ad ascoltarci o ci sta vedendo? Passi e non è il vento, passi, proprio ho sentito un passo. Sei qua vicino? Sei qua vicino? Sei qua vicino? Sei qua vicino? Hai sentito? Fortissimo. Noi veniamo di qua e adesso No, ma è fortissimo, Moreno. Sì, no. Mi sa che l'ho beccato in telecamera questo, eh? Sì, no, ma faccio per dire, sei venuti di qua, si è illuminato, poi dopo è come se qualcosa si è Sì. sentito di là. Bravo. Adesso vedi che non si illumina più. Poi è una serata particolare questa, perché siamo scesi dalla macchina e che stellata c'era. C'era veramente, non sembra neanche di essere dove siamo, ma sembra di essere in un paese lontano. Proprio c'era una stellata incredibile con una luna che non dava neanche l'impressione che fossimo completamente al buio. E ed è già tarda sera, già le 11 di sera. Sei qua, Desmond? Sappiamo che sei venuto in tarda età a rivedere... Giralo, perché ragazzi, roba da pazzi. Ho appena nominato Desmond Jones.
O anche un compagno di Desmond John. Certo, assolutamente sì, però guarda. Ok, allora noi conosciamo la tua storia meravigliosa, una storia commovente che ha fatto veramente piangere tante persone dalla commozione. Guarda che roba. Tu a 90 anni sei tornato qui per rivedere i posti dove ti hanno imprigionato. Hai avuto un coraggio incredibile. E io mi sono sempre chiesto come mai tu abbia fatto una mossa del genere, dopo che tu te ne sei scappato 2 volte per andare a trovare la tua amata. Perché sei voluto tornare qui? Magari ricordare anche qualche tuo compagno, diciamo, purtroppo di sventura. Pensa che io, Moreno, ho letto una cosa proprio oggi, perché ho voluto ripescare un po' la storia, che lui è voluto tornare qui per ringraziare il fatto di non essere morto qui. Quindi lui è voluto tornare qui per ringraziare il luogo. Pensa con che sensibilità, quale sensibilità aveva questo prigioniero. Più unica che rara. Ragazzi, non si illumina più adesso. Adesso no. Allora, tira fuori anche il REM-pod, Moreno, perché è interessante capire se, visto che il K2 ha già dato il meglio di sé, qui fa un freddo lupo, spostiamoci magari, più che altro perché ho paura che il vento non si senta niente. Ce la fai? Dammi pure. Ok. Allora, noi andiamo magari di qua. Prima se l'hai illuminato, adesso siamo a pieno. Ok, qua siamo sulla terza luce. Bene. Anche quarta è arrivato quando non eri qui. Ok, allora proviamo a metterlo qui. Qui. Ok, chiunque ci sta ad ascoltare, noi abbiamo messo uno strumento lì a terra che basta avvicinarsi, suona, non fa niente di male. Porca vacca. Non fa niente di male, semplicemente avvisa acusticamente che qualcosa e qualcuno è passato vicino. Ve lo faccio sentire. Fa questo rumore. Ecco. Se volete passarci vicino, lui fa questo rumore ma non fa altri danni. E noi sappiamo che Esatto, non fa nessun danno. È solo un po' fastidioso. Allora, può essere il vento. Da risentire ho sentito ok. Qua. Mi è arrivata un EVP qua. io stavo vedendo di qua adesso. Ecco, io ho sentito ok. Allora, ricordiamo ragazzi che qui oltre a Desmond Jones c'erano altri prigionieri, tutti stranieri, non c'erano italiani qua. C'erano canadesi, americani e non mi ricordo, inglesi forse, inglesi perché Desmond Jones era inglese. Quindi ok, è molto plausibile che venga detto. Vi lasciamo qua il REM pod Sì, in caso che volete farci sentire qualche rumore. allora abbiamo messo anche una pallina qua. Appena si spegne potete ritoccarla, chiunque ci stia ad ascoltare, e lei si riaccenderà.
Eccola, si è accesa. Moreno, si è accesa. Ok, sei qui. Ti ringrazio. Caspita. Grazie. Ok. Allora, siccome noi siamo persone che vogliono sempre la doppia prova, puoi rifarlo? Poi dovrei fare accendere la pallina come hai fatto adesso. Oppure accanto a noi c'è un altro strumento nero per terra che se ti avvicini suona. Passo di là. Ti piace di più la pallina? Se ti piace di più, passaci vicino. Moreno? Pallina? Ancora? Ok, grazie ancora. Quindi ti piace di più la pallina? Allora, la pallina fa esattamente il lavoro che fa quello che abbiamo a fianco, solo che quello che suona, ecco, in più ha solo un suono, mentre la pallina si illumina. E comunque K2 che è partito la pallina 2 volte. Anche qua quando eravamo caspita. si era acceso prima. Vuoi che vengo nell'altra stanza che se c'è dei mattoni? Anzi. Allora io mi ricordo che lì io e Fabio abbiamo dovuto fare i contorsionisti per passare di là perché c'era una trave di ferro che veniva giù. Adesso non c'è più. Allora la pallina la riprendo così la portiamo magari di là. Ma che bella questa qua. Eh? Sei troppo il cammino. Sì, qua c'è il camino. Ormai è venuto giù tutto. Sì. Qua d'inverno vi scaldavate in mezzo a quel cammino qua. Ormai non c'è più niente purtroppo. La pallina sta brillando perché l'ho rimessa io, eh? Il K2 si era acceso, adesso si è spento. Cosa? Si è illuminato? Non puoi farti vedere il cammino, per quello che l'hai illuminato ancora. Desmond, sei qui? Se sì, puoi accendere la pallina toccandola, semplicemente. L'abbiamo messa su questo muretto che ben conoscerai. Sappiamo che c'è anche una targa qui fuori dedicata a te e alla tua storia. Incredibile, una storia meravigliosa. Sappiamo che non ci sei più. Sei morto qualche anno fa. Se ti stiamo richiamando in qualche modo dal posto nel quale ti trovi, vuoi venirci a salutare? Guarda come brilla, guarda come brilla. C'era un tavolo qua, mangiavate qua. È terribile, eh? Oggi sta dando risposte interessanti. Eravate in tanti in questo campo di prigionia? Abbiamo letto che vi facevano lavorare sodo nei campi anche.
e che mentre lavoravate vi guardavano e vi controllavano con le armi in mano per vedere se non battavate la fiacca. Ah, che brilla. Io spero di inquadrarlo, ma penso di sì. Riesci a far accendere ancora la pallina che c'è sul muretto? Noi siamo abbastanza distanti, perciò se riesci a farla accendere. C'era un tavolo in quella posizione qua, allora vi sedavate? Siete qui o sei qui, Desmond? Signor Desmond Jones? Potrebbe essere energia residua, vedi che un po' va. È possibile. Ragazzi, qua di storia ce n'è da vendere a sacchi. Però purtroppo, a parte la vicenda... guarda che brilla. A parte la vicenda di Desmond Jones, non c'è niente di conclamato. Guarda che brilla, guarda la pallina. Grazie che hai fatto accendere. Grazie. Perché quella si accende se qualcuno si avvicina. Eh sì, non ci sono altre motivazioni plausibili. Grazie. Grazie. Allora, se sei Desmond Jones, la fai riaccendere, così facciamo la prova. Se sei tu, falla riaccendere. Io ho la sensazione, magari sbagliata, che ci sia un continuo andirivieni, ma che in qualche modo vogliono venire qui a vedere chi siamo, poi se ne vanno. Questa è la sensazione che ho. Magari sbagliata, ragazzi, perché però le stesse risposte sono importanti, però non sempre corrispondono alle domande che facciamo. Però le risposte ci sono, e come, perché il K2 ha brillato diverse volte, la pallina 3 volte, non ha brillato e non ha suonato REM pod, è vero, però poi ho sentito quell'ok che è interessante. Vediamo se l'ho beccato con la videocamera. Sei tornato ancora qua tra noi. Guarda che brilla. Fallo vedere. Ok, sta brillando il K2, ragazzi. Come vedi, noi siamo qua, gli amichevoli, per cercare di conoscere un po' cosa avete provato quando eravate qua. Puoi dirci anche qualcosa? Adesso, rispetto ad allora, ci sono mezzi tecnologici molto importanti, riusciamo anche, non sempre, ma tante volte riusciamo anche a registrare le vostre voci, le voci di chi non c'è più. Noi siamo qui per capire se c'è qualcuno, e se qualcuno c'è, capire quindi se c'è una vita oltre questa vita. Mi sono stranamente rasserenato. Uguale. È vero o no? Rispetto alle volte scorse che ero in No, agitazione. ma rispetto a prima, quando sono... È quella che si è accesa ancora. Ancora. Ah, bene.
E io sono dall'altra parte completamente, quindi non posso Dai, fare. adesso sospendi. Sì. Ok, allora vedo che ti piace la pallina, in effetti è bella, è simpatica, è colorata. Ti piace interagire solo con quella? E con K2. Esatto, ti piacciono le luci? Ragazzi, la mia pila che era completamente carica è già andata a 2. È andata a 2. 2 tacche? Porca vacca. Beh, io sono al 70% e l'ho accesa da 30 minuti la telecamera, un po' pochino, Cioè, un po' troppo, scusate. No, si è scaricata adesso sopra. Anche a me. Stai prendendo energia da quello che abbiamo in mano Ho noi? proprio l'impressione di sì. Allora, adesso mi interrompo. Allora, adesso mi interrompo. Allora, adesso mi interrompo. Allora, adesso mi interrompo. Allora ragazzi, abbiamo lasciato una telecamera fissa che ferma sul rampò della pallina lì e io e Moreno proviamo a uscire perché comunque sì, qui probabilmente era un centro operativo questo posto di quelle che erano le guardie, però poi erano nei campi dove c'erano questi soldati in prigionia, schiavizzati. E quindi possiamo capire anche uscendo se c'è dell'energia nella boscaglia, nei luoghi insomma predisposti, e vediamo un attimino se troviamo qualcosa. Intanto abbiamo lasciato la telecamera, vedete, e vediamo se qualcosa becchiamo. È arrivato qualcosa sulla spalla. Cosa ti è arrivato? Qualcosa sulla spalla. Magari era qualche ramo. No, quando si è illuminato il K2, adesso Ah sì? Io ti stavo anche inquadrando, quindi speriamo di aver beccato si è qualcosa. illuminato il K2 su, diciamo, alla quarta pallina, non proprio rossa rossa, sull'arancione. E poi mi è arrivato qualcosa sulla spalla. È interessante. Brilla. Ragazzi, spero che si senta perché qui c'è un vento devastante. Il K2 stava impazzendo. Sì, guarda il K2 come brilla. Ok, allora se prima non c'era dubbio che non ci fosse niente, adesso ce n'è ancora meno. Qua siamo in mezzo alla campagna più aperta, non ci sono case non so per quanti chilometri da qua. Qua c'era probabilmente un muro di 5. Sì. E che ho paura, sì, brilla di brutto, porca vacca. Ci sta seguendo qualcuno dei prigionieri che erano qui un tempo? Venivate dietro qua che c'è una fontanella d'acqua. Sì, io mi ricordo che qui c'è una fontana. Adesso non la sentiamo, però c'è. No, proprio. Si sente l'acqua. Guarda. Sì, sì, vedo.
Sì, eccola qua. La fontanella si sente, si vede anzi. K2 al massimo. Ragazzi, il K2 sta brillando ancora, C'è qualcuno qui? In mezzo a questi campi? Guarda, Porca vacca. continua, Però continua, ma non fisso, è questo che mi fa ben sperare, che non sia un falso positivo, perché se fosse un falso positivo sarebbe ma invece continua a lampeggiare. però poi smette, quindi questo mi fa capire che potrebbe essere veritiero, perché sennò, allora io qui vi dico ragazzi che non c'è un'anima viva nell'arco di non so quanti chilometri, quindi non ci sono case assolutamente, e d'altro canto non ci sono neanche cavi dell'alta tensione, qui siamo proprio in mezzo alle risaie, alle campagne, non c'è proprio niente. Questo borgo era abitato tantissimi anni fa, adesso è... Non saprei neanche che domande fare, mi è trovato un po' spiazzato. Questa qua era una vecchia, da quello che avevo letto, era una vecchia cascina agricola. Sì, Che poi dopo nel 1943 è stata trasformata appunto in un campo di prigionia, sì. che avevano portato qua i soldati, diciamo quelli che ci hanno aiutato. Certo. Porca vacca, non so cos'era. Ho visto una luce là, dietro le piante, ma è assurdo. O è una stella cadente? Ragazzi, c'è una stellata, non ve la riesco a inquadrare perché è troppo ovviamente lontana. Sono troppo lontane le stelle rispetto alle telecamere che ho io. Però c'è una stellata che qui non si vede mai, cioè a meno che non sei in piena estate. E ho visto una luce passare in mezzo a quegli alberi qua, proprio come se fosse stata una stella cadente, per me lo era. Vuoi dire che in qualche modo ci è venuto a salutare Desmond Jones così? Sarebbe romantico come momento. Oh, magari l'ho anche beccata, perché ho la telecamera girata di qua, però sa, la vedo un po' difficile, però... Ti ho detto che mi sembrava aver beccato più Norbs che tutto. Vedo da lontano che la telecamera è accesa, vedo un puntino blu e brilla il K2. Ok, allora siamo vicino all'ingresso della struttura. Magari spostiamoci verso la macchina per vedere anche dove era stata messa la targa per Desmond Jones. Magari farci vedere dove è la targa? ci accompagna. Adesso mi devo ricordare dov'è, perché io parlo tanto, ma Allora, sì, quando l'abbiamo chiesto, brilla. Sì. quando facciamo le domande. Sì, esatto, bravo Moreno, non ci avevo pensato. Cioè le domande sono sempre seguite da una... cioè dopo le nostre domande c'è sempre una risposta, sì. La targa dovrebbe essere sul muro di questa... Sì, con la colonna. sì. Fai più luce là Moreno, sulla cascina.
Allora ragazzi, siamo davanti alla targa. Adesso cerco di alzare per farvi leggere cosa c'è scritto. Spero di riuscire a leggere. L'amministrazione comunale di Borgo San Siro pone questa targa in memoria del soldato inglese Desmond Jones, quale doveroso omaggio a colui che sempre volle ricordare con affetto e riconoscenza la popolazione di Borgo San Siro per gli aiuti ricevuti durante la propria prigionia in questo luogo. La targa è stata messa il 30 settembre del 2012 e sopra là in alto, ma non riesco a zoomare fin là, c'è proprio la storia sua. Comunque questa è la targa di riconoscenza. Perché probabilmente lui ha ricevuto degli aiuti anche, no? Sì, della popolazione. K2 al massimo, che brilla. Ragazzi, ha brillato sotto la targa. Queste sono piccole soddisfazioni. Cosa vi devo dire? È abbastanza emozionante la cosa, perché per quanto ci sia una brutta storia sotto, ma c'è sempre in una storia così un risvolto anche, se volete, positivo, perché lui comunque, nonostante la sua prigionia qui, è stato aiutato dai cittadini, insomma, da coloro i quali abitavano questo borgo. Allora io direi, se sei d'accordo, di tornare dentro e finirla. E poi dopo ce ne andremo piano piano a casa. Sì, no, anche perché ragazzi, le soddisfazioni sono state tante stasera, Allora, le soddisfazioni sono state tante perché comunque questo... Sì, il K2 continua a brillare, tra parentesi, però sono state tante le soddisfazioni perché... Qualcosa sulla spalla. Cosa? Ho sentito ancora qualcosa che è caduto sulla spalla. Ah, bene. Non ci sono foglie qua. No, qua, allora, Moreno ho sentito qualcosa sulla spalla, ma qui di alberi non ce ne sono. Siamo proprio... Come se mi ha toccato qualcosa. Si è sentito toccare la spalla, Moreno, Tutto dopo che il K2 si è illuminato. Esatto, e qui considerate ragazzi che non ci sono alberi, non siamo più dove c'era la boscaglia, diciamo. Sì, può essere, adesso però no. Vi stavo dicendo che qua, per quanta tensione io abbia così in qualche modo assorbito, però stasera non è stato così. C'è stato il brivido iniziale che è di consuetudine. Quando entro qui c'è sempre questo momento di brividi, insomma, di momenti nei quali non sai neanche cosa dire. Però poi è passato tra l'altro anche in concomitanza al brillio del K2 che sta continuando a brillare e all'illuminarsi anche della pallina, perché anche la pallina, ragazzi, si è illuminata 4 volte. Guarda. Sì, no, sta continuando a brillare, sì.
Ragazzi, mentre lo dico sta brillando il K2, comunque oggi è stato particolare. Ok, allora la telecamera fissa è ancora qui, non so cosa abbia registrato, voi l'avete già visto ovviamente. Allora, chiunque sia qui, volevamo avvisarvi e poi ringraziarvi di aver avuto la pazienza di stare qui con noi, di accoglierci, e vi ricordiamo sempre, vi portiamo nel cuore per la storia che avete raccontato. Siamo consci della storia che c'è stata qui, ma siamo stati abbastanza bene tutto sommato. E siete anche contenti che non vi dimentichiamo. Assolutamente, non vi dimentichiamo, e anzi mi verrebbe da dire che un'altra visita per la quarta volta o quinta volta qui non ci starebbe neanche male. Sai cos'è? C'è sempre questa cosa qua che mi assale ogni volta che passo di qua. Allora, ogni volta che finisco qui un'indagine non mi va di andare via, però poi mi rendo conto che star qui 4, 5, 6 ore non ha senso, o forse ce l'avrebbe, perché per star qui fare il ghost hunter è un po' come fare il pescatore, lo diciamo spesso, bisogna avere tanta pazienza, non basta star qui un'oretta. Però c'è sempre la voglia di non tornare, perché sembra quasi di lasciare incompiuto qualcosa. Però poi abbiamo anche la fortuna che questo posto è vicino a casa, quindi comunque tornare non è mai un problema, nel senso, anche a livello chilometrico non è un impegno così incredibile, quindi volendo ci si può tornare quando si vuole. Però effettivamente è un posto carico di energia e soprattutto carico di storia. Vi aspettiamo per le conclusioni e vediamo un po' se intanto che rifacciamo i bagagli succede qualcosa. Per noi è stata un'indagine, direi, parecchio interessante e emozionante. Mi viene da dire che questo posto mi regala e ci regala sempre emozioni diverse ogni qualvolta lo si viene a visitare. Per quello che mi riguarda ho fatto il primo step di terrore, anche se non ce n'era nessun tipo di motivo, il secondo step di pura indagine, e quindi scoprire cosa c'era e cosa non c'era, con un finale anche lì un pochino ansiogeno per via del sasso di cui vi ho parlato all'inizio del contenuto. La terza volta con Lara idem, più o meno indagine nel vero senso della parola, e questa è stata forse un ritorno alla memoria. Ecco, questo forse è stato un ritorno alla memoria per ricordare questo, non tanto ricordare Desmond Jones quanto capire, come vi dicevo all'inizio, del perché siamo attirati come calamita in questo posto, in questo campo 146. Quindi per quello che riguarda me, Corrado, la sensazione è questa, però il team è formato da più persone, tra cui Moreno, e quindi io volevo capire anche da Moreno quali sono state le differenze che ci sono state dalle prime visite fino a quest'ultima di questa sera. Beh, questa volta che sono venuto in compagnia e non da solo, diciamo che mi sono trovato un po' meglio. All'inizio un po' di ansia, È quello che capita e dopo come un rilassamento quando abbiamo iniziato a fare le domande e che gli abbiamo detto dove era la fontana, che si è illuminato il K2, è stato più rilassante, come se ci voleva raccontare qualcosa. Sì,
Sì, tra l'altro ragazzi, io penso anche un'altra cosa, e questo è sempre un pensiero che ho fatto prima di uscire di casa. A volte l'ansia dovrebbe essere procurata, così insomma si dice, quando brillano gli strumenti, quindi tu dici caspita, sono qui e c'è qualcuno. Però paradossalmente il più delle volte l'ansia arriva quando non succede niente, perché quando non succede niente si è sempre come dire, il terrore che da lì a poco succeda l'imponderabile. Invece stasera quasi quasi subito il K2 che si illumina, la pallina che si è illuminata 4 volte, per non dir 5, adesso poi bisognerà vedere se si è illuminata sulla telecamera fissa, noi stiamo facendo le conclusioni quindi non lo sappiamo e voi di sicuro l'avete già visto, però questi segnali che sono stati dati subito ci hanno in qualche modo lasciato un pochino più rilassati, come dire ok, siamo venuti qua, ci state accogliendo, grazie. E forse è stato un atto di gratitudine, non lo so, mettetela giù come volete, ognuno poi le cose le legge con i propri occhi e il proprio cuore, però al contrario delle altre volte questa è stata la volta meno pesante, anche se comunque di tutto rispetto come indagine, perché il posto, se ci fermiamo alla storia di questo posto, è terrificante. Sì. Ecco, è terrificante, con un finale dolcissimo, la storia di questo soldato che è scappato per tornare dalla sua amata. Però caspita, è uno di quei posti che Cine Hunter hanno visitato più pesanti in assoluto. Però questa volta è stato leggero ma pesante, pesante ma leggero, buttatela un po' come la volete buttare. Va bene, vi lasciamo così perché sennò andremo avanti a parlare, abbiamo voglia di parlare di questa cosa, quindi adesso il discorso lo finiremo io e Moreno. Comunque se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate perché mancano tanti commenti, ci guardate in tantissimo ma siete un po' stitici sui commenti, quindi lasciate il cuoricino, lasciate un segno d'affetto, lasciate anche una critica purché sia costruttiva e insomma fate quello che vi capita. Noi ci rivediamo alla prossima indagine, ciao.